Mondo, buongiorno, risveglio da Castel Bolognese. Siamo tra Imola e Faenza. Il tempo non è dei migliori, ma saliamo a bordo e scopriamo una nuova giornata di casa su quattro ruote. Cosa facciamo oggi? Allora, in primis io ho trovato qua vicino a 500 metri circa una pasticceria, un bar pasticceria, quindi lo mettiamo, intanto andiamo lì a fare colazione, così intanto ci togliamo una cosa da fare e poi ci vediamo, andiamo dalla pasticceria intanto. Forse per una volta ho scelto bene, la faccia sembra bella, non so se batterà mai caviglia. Questo è crema chantilly e pistacchio e quella non lo so, sarà crema chantilly alla fragola, c'è le fragole. Il bro si è preso invece bombazza alla crema e ora ci portano i caffettini. Possiamo provare? Facciamo dividerle. Mangia fino a metà e poi... Io ho preso il cappuccino, Jessica ginseng e crema estate. Buona brioche. Bombolone? Buono, però caviglia e caviglia. Caviglia non lo batte nessuno per ora. Niente a dire agli altri, ma... Abbiamo fatto colazione, vi scarrello tutti i dolcini che ci sono qua. Buonissimi. Quindi se capitate da queste parti avete l'area camper con carico e scarico gratuito, pasticceria, caffetteria, portico, quindi lo cercate su Google, sono 500-600 metri a piedi dal camper a qua. Brioche erano buone, cappuccino era buono, ginseng il giusto, perché alla fine abbiamo preso le 4 paste e 3 bibite, caffè, ginseng e estate, 10,80, quindi prezzi buoni, cappuccio, ginseng e estate. Quindi 3 bevande, 4 paste, 10,80 €, top. Ora facciamo 2 paste e torniamo alla base. Siamo tornati dal camperozzo e abbiamo deciso che andiamo a fare un giro a Faenza, perché tanto qui non ci facciamo niente, non c'è niente da fare, è tutto molto easy, tranquillo. Quindi ora ci mettiamo in moto e andiamo a Faenza. Vediamo se troviamo un parcheggino, se troviamo qualcosa dove andare e via. Poi se qualcuno ha trucchi per come spannare i vetri che creano questa condensa che mi dà un fastidio. Io ora col tiracqua asciugo e tiro l'acqua così non... però mi dà fastidio. Esiste qualcosa per non farlo fare? Qualcuno lo sa? Ho sentito di uno che ha scritto di mettere dei tappi di sughero. Bisognerebbe provare. O se qualcuno ha consigli migliori che ce li consigli. Parcheggio vicino Faenza. C'è questo parcheggino che questi sono adibiti proprio ai camper. Noi, visto che non c'è tanto casotto, ci siamo messi per lungo, ma non perché dobbiamo averlo più lungo degli altri, ma perché quello ha lo sbalzo dietro e sta nelle righe. Se io mi mettevo qui pigliavo l'albero, qui ci sono i rami, cioè non ce n'era uno che di cui anche sono corti, quindi l'abbiamo messo di traverso solo per quello. Ora andiamo a farci 2 passi. Il Christian l'abbiamo lasciato in camper perché non è voluto venire e niente, andiamo a visitare Faenza. Stiamo avventurando nel centro di Faenza. Direi che ormai siamo arrivati. La piazza principale, piazza del Pop. Odore di pizza? Guarda, Lambo Urus. Però. Il centro di Faenza direi che è molto piccolino, l'abbiamo praticamente già attraversato. Biblioteca, un museo, però noi Sì, cosa? non è che ci interessa. No. Però questa vasca da bagno su casa su 4 ruote potrebbe interessare. Arriviamo ancora fino laggiù, questa via qua, vediamo cosa c'è. C'è qualche altra piazzetta, qualcosa. E poi ritorniamo su di qua, vediamo se c'è un'altra via da rifare. Boh. Non penso, perché i vicoletti sono diciamo che portano a stradine, questa è un po' la via principale. Vediamo laggiù in fondo com'è. Qui abbiamo quest'altra piazzetta con questa statua evangelista Torricelli, la Patria. Modenese? No. Piccolo parchetto. Piazza San Francesco. No. Boh. Ah, c'è tutte le statuine.
Ine. Eh sì. Niente, siamo arrivati alla fine di questa strada, c'è qua The Bears Giacinto Cova, una statua, qualche monumento dedicato a. Siamo a questo incrocio e torniamo indietro. Vediamo se tornando indietro becchiamo qualcosa da vedere o da mangiare, che abbiamo già adocchiato quella pizza al taglio là, tanto per cambiare. Alla fine, da quello che c'è la pizza al taglio, Jessica dove mi ha portato di nuovo? Alla mia cucina. Però differente oggi. Che ho fatto col nastro. Ed è anche buono. Praticamente ti passa il nastrino e ti prendi quello che vuoi, quello che ti serve. Top. Questo c'era anche a Savona. Jessica si sta strafogando dei ravioli perché sono buonissimi, sia di carne che di pesce. Direi che per essere col nastro è buono. Quello che c'era a Savona non era un granché, perché si vede che era uno dei primi. Poi quando c'è stata la pandemia Poi l'hanno è quello tolto. dove andiamo sempre. Sì, l'hanno cambiato ed è diventato normale. E non so questo come faccia a rimanere aperto, perché dopo la pandemia li hanno eliminati tutti questi. Vabbè. Comunque buono, ottimo. Ora poi vi dico anche la zona, ma è nel centro. Quindi anche qui abbiamo messo la bandierina da Aro Sushi nella via Traversa. 35 euro in due. Non è tantissimo. Il coperto ti fanno pagare. A parte. Hai Ah, capito? ti mette il menù pranzo 13,90 che ti attira la gola perché è basso. Poi ti aggiunge l'1,50 la Coca-Cola, il No, coperto, 1,50 il coperto e 2,50 la 2,50 lattina. Quindi da 14, 15, È come se fosse 18 euro a persona. 13. 35 diviso 2, 17 qualcosa. Visita Faenza direi completata, abbiamo mangiato. Ora il caffettino ce lo prendiamo a casa, perché sapete che il caffettino di casa su 4 ruote è il top number one, giusto? Il nocciolino. Il nocciolino, il mio borbone blu, non lo fa nessuno. Beh, a proposito, me l'hai ordinato il nocciolino? No, ancora no. Non te lo ordino. L'ho ordinato. Non ce n'hai più? Quanto però ce n'hai? qualcuno. Allora. Però. Tanto da un giorno all'altro arriva. È come il Natale, quando arriva, arriva. Ragazzuoli, ci mettiamo in viaggio, ci spostiamo per cercare un negozio cinese, perché mi si è rotto il portatelefono qua. Ne devo cercare uno. Se qualcuno ha un camperino piccolino così, che credo sia un 5,40 m, perché è veramente piccolo e veramente bello, perché sta in un parcheggio di macchine e avanza spazio, mansardato così, gratis o prezzo patate. Per Christian lo stiamo cercando, anche se è presto, ma da qui a quando vedete il video mancano ancora 2 anni, che fa 18 anni, però portarsi avanti male non fa mai, quindi potrebbe essere un nuovo progetto, anche se c'ha problemi di infiltrazioni. Logicamente i problemi dipendono poi anche dal prezzo. Se mi proponi una cosa marcia, non ti posso dare 10-15 mila euro per una cosa marcia, o è perfetto, o altrimenti se è marcio il prezzo va in base al mercato vero, non alla bolla che c'è oggi, che lo puoi vendere a 30.000, perché Carino. giusto? Quindi non si sa mai, noi lanciamo il campanello. Se c'è qualcuno. Se c'è qualcuno, ben volentieri. Più o meno di quelle annate lì, Sì, i primi anni 2000 questo dovrebbe essere, 99-2000, questo è il 1900 turbo diesel, poi dopo avevamo fatto il 2.8 GTD. Dal 2000 in su. Dagli anni 2000 in avanti, non prima, ecco. Se no poi troppo vecchiotto. Unica richiesta che posso chiedere, se c'ha l'aria condizionata in cabina, ma fa niente, si ci adegua come abbiamo fatto a casa su 4 ruote. È abituato. È abituato. L'idroguida, cambia lo servo sterzo, basta. Giusto per non fare big Jim, che già è pelle e ossa. Se no non gira più il volante. Buona, ora andiamo dal Cino. Ok, arrivati dal Cino, si chiama Mercatone ABC, e poi di fuori dal lato c'è anche un negozio di animali grosso, che penso che ci andiamo a fare un giro a vedere se troviamo qualcosa. Anche per le crocchette di Bernese siamo quasi a tiro. Sì. Vediamo, trovassimo qualche offerta, qualcosa. Male non farebbe. Che altro perché fanno spazio, Se ce sì. n'è ancora un po'. Perfetto. Trovato il nuovo punto del mio portatelefono. Anche il mio cavetto per caricarlo quando siamo in marcia. Tac. Faccio così, a posto.
Amazon. Ragazzuoli, che bello. Anche perché ora poi se rientriamo in Spagna, qua in centro e qua bisogna togliere tutto perché dicono che multano, nuova legge, ma qua va bene. Vamo, Jessica intanto ha voluto comprare un pennarello bianco per pitturare dove c'era un puntino di ruggine. Stai verniciando il camper? Sì. C'era qua un puntino del borletto che stava facendo la ruggine. Beh, è normale, cioè è normale, ci sta. Perché adesso è anche sporco e non si Abbiamo lavato l'altro giorno, pieno di moscerini. qual è. I segni no. Boh, andiamo a vedere il negozio animali? Ora andiamo nel negozio degli animali qua dietro, che è proprio qua. No, in teoria non c'è da prendere niente, però magari c'è qualcosa per Pippotto. Con qualcosa usciamo. Cosa abbiamo comprato alla fine? Pastiglie di cannabis. Ci facciamo di cannabis. Canna Help. Per Bernice. Con farina di canapa. Per Bernice ha detto che sono molto buone per i Per dolori. i cani anziani. Per i cani anziani, per i dolori che sono rilassanti. E noi gli abbiamo detto, ma è già rilassata. Non ha problemi di rilassamento. Ha detto no, per rilassargli i muscoli, i nervi, quelle cose lì. Proviamo, tentiamo anche questa. Ecco i palletti per Pippotto. Sì. E Che quelli diventa pazzo. mi piace il mio bambino. Lo usa come giochino. Eh sì, distrugge tutto. Distrugge. Ma che su 4 ruote, che bellina. Strano, abbiamo speso poco. Sì, 3 euro. 3 euro. Beh, perché i campioni questi qua perché questi dovevano prendere la scatola ma non ne aveva più, allora ci ha lasciato dei campioncini da provarlo intanto. Sono una pastiglia ogni 10 kg di cane, quindi Bernice sono 2,5 al giorno. Adesso gliele proviamo subito. Subito, immediatamente. Vedi come salta poi. Speriamo. Come un grillo. Speriamo. Beh, i miracoli non li può No, fare. vederla così mi... Allora, ci siamo mossi di una decina di chilometri. Vedi? È andato via il sole, ragazzi. E già sta calando le tenebre della nebbia. E ripeto, e lo ripeto, voi dalla telecamera vedete, cioè io che guardo con i miei occhi e guardo la telecamera, calcolate che tipo quella casetta lì, non dico che dal vivo non si vede, ma quasi, quindi immaginate voi. Madre mia. Andiamo a fare un po' di spesa all'Eurospine. Abbiamo speso comunque tanto. Sì, però meno male che ce ne siamo accorti perché abbiamo speso 100 euro, 105. 105 euro. Sì, abbiamo preso del macinato, una costata da farci stasera, la piccagna, sti pistacchi qua comunque 7 euro, nel senso ce n'è roba che costicchia e ci sta. Però 105 il carrello è vuoto. Mi sembrava strano, allora ho controllato lo scontrino, praticamente involontariamente aveva fatto passare, noi abbiamo preso 4 bottiglie di tè, sono passate invece 4 casse da 6 bottiglie, 20 euro solo di tè, anziché 3 euro e qualcosa. 3 euro e 15. Quindi, anche se ci sembrava tanto e io ero quasi certo, ho detto vabbè, ormai li ho spesi, nel senso ho comprato, però controlliamo sempre gli scontrini perché degli errori... Io ho fatto la cassiera per 10 anni e bisogna sempre controllare, perché magari non è colpa della cassiera, però un errore di come passa il codice dell'articolo con la cassa, l'elettronica, tutto, ci può stare che succedono problemi e poi è un problema, perché se io andavo via senza controllare poi vagliela a dire... Se poi vai via è un casotto. Se vai via è un casotto, quindi noi ci siamo fermati dentro, abbiamo revisionato lo scontrino, ci ha fatto il reso, ci ha chiesto scusa, tutto ok, top one. Nel mentre qua la nebbia aumenta sempre di più, il cartello che si vedeva prima non si vede più, è sempre peggio. Siamo partiti dall'Eurospin e ci siamo fermati 1 chilometro più avanti in un Lidl per prendere la Nutella perché lì non l'abbiamo trovata. Vuoi fargli fare poi un attimo la pipì qua a Bernice che è morbido? Già che è basso che c'è il gradino. E intanto ne approfittiamo da fare un mezzo giro anche alla Lidl e passare 10 minuti, tanto Cristian sta giocando alla Play. Il tempo è quello che è, quindi di più non possiamo fare. Nutellina presa. Ora stiamo facendo un giretto a vedere dell'altro. Abbiamo preso la mozzarella per farci le piadine stasera. Le quelle bianche buone. Da tenere davanti anche quello, però ci roviniamo. Nutella presa. Preso anche un colluttorio. Abbiamo preso anche questi soufflé al cioccolato bianco e alla nocciola da farci come dolcino, la mozzarella per le crepe, per le piadine, un nastro americano che avevano in offerta e 2 profumini. Anche questo per il tempo che c'è, che ti aburri a far niente,
altri 30 euro. 130 euro sono partiti. Direi che basta, era meglio andare al sole. passeggiata. Siamo arrivati nel parcheggio, abbiamo aperitivato un pochettino e è arrivata l'ora della cena. Abbiamo preso la mozzarella, il prosciuttino cotto e le piadine. Ci facciamo la piadina. Ora l'ho messa così, la proviamo a fare così, che si scalda un po' e poi la chiudo a metà e la lasciamo ancora e vediamo come viene fuori. L'ho messa così, guarda un po', che si scioglie un po' la mozzarella, poi la chiudo e la lascio ancora un po' lì. Vediamo come succede. Ciao cosa? Monello. Dopo la pappa esci, perché ora c'è delle robe che ti bruci e cose strane, fai i disastri poi. Sì, balla. Balla. Sembra il serpente a sonagli. Si è inchiodato. Balla coi lupi, i lupi ballano con te. Tu sei sempre il più bello del re. Canti, amore. Rose per te ho comprato stasera, ma il mio amore lo sai che presto viene da te. Manco io sto inventando. Tremendo. Vabbè, Pippo Show fatto. Insalatina e piadina. Io e Jessica ce la smezziamo perché abbiamo anche l'insalata. Com'è la piadina? Buona. Il bro è qua che mangia. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Buon appetito. E intanto anche il King è uscito, Basta che non vieni a rompere le scatole, che non puoi venire qua che ti bruci. Mondo, buongiorno. Risveglio da quelli del parcheggio del Despar, Eurospar, scusate. Ieri sera poi abbiamo mangiato, siamo andati poi a letto, quindi non abbiamo fatto niente di che. Quindi cosa siamo venuti a fare in questa zona qua d'Italia, di questo punto? Praticamente ringraziando Rolando, che è il nostro followers, che conoscete per chi ci segue con cura. Intanto se non l'hai fatto iscriviti anche te al canale, che tanto è gratuito, non ti costa niente e ti diamo sempre degli ottimi consigli dove andare a mangiare, dove fare cose e ti facciamo esplorare posti, quindi già questo lo potresti fare di primo inizio. Poi siamo venuti qua perché appunto Rolando, tramite un altro camperista, gli ha consigliato un'officina qua che è una cosa immensa. È un Bosch Car Service diesel. Lui è andato per sistemare i parametri della centralina per ottimizzare i consumi del mezzo. Quindi noi andremo a fare la stessa cosa, perché almeno magari riusciamo a consumare qualcosina meno. Prestazioni in più non mi interessano, perché parliamo di un camper, non dobbiamo avere 200.000 cavalli per andare a fare le gare, ma ottimizzare i consumi sì, perché consumiamo tanto, quindi ci sta. Poi anche perché essendo un riparatore motori diesel, pompiste e quant'altro, esporle anche a loro il problema che io già li ho chiamati e gliel'ho più o meno imbastita, e vediamo se loro dicono: ah sì, sto modello mi è già successo che abbiamo fatto pompa iniettori e poi rompeva le scatole per questo, ed è questa cavolata. Magari il signore ce la manda buona, anche se sinceramente ultimamente lo fa molto meno. Boh, vabbè, infatti ora lo devo far scaldare perché siamo a 3 km e se non si scalda ne dà caldo, lo fa, quindi niente. Quindi ci muoviamo, 3-4 km siamo arrivati e vediamo come andrà questa esperienza. Allora, 500 metri e siamo arrivati a destinazione, ragazzi. Il motore giusto si è mezzo scaldato, ma fa freddo. Vediamo cosa ci troviamo. Beh, zona industriale, quindi sicuramente qualche capanno. Ah, eccolo lì, mi sa, Bosch Service Center. No, quello centro, sì, centro diesel, per tutto quello di cui hai bisogno il tuo veicolo. Centro diesel, Bosch, madonna, enorme. E c'è camper, macchine.
Allora l'accettazione già è di qua, quindi siamo arrivati ragazzuoli, ci sono 6 gradi, freschina, e vediamo dove, come, quando e perché. Ragazzi, sono le 8:40 e abbiamo già finito tutto, ovvero perché innanzitutto straconsiglio il centro qua, Bosch Car Service, centro diesel di Lugo, vicino Lugo, siamo in provincia di Ravenna. Questa è l'officina e niente ragazzi, gente così trovarla è difficile. Siamo andati a provare il mezzo, 2 meccanici, lui che guidava e uno a fianco, attaccato al computer, hanno fatto tutte le prove. Siamo tornati indietro mezz'ora perché siamo arrivati alle 8, sono le 8:30, quindi punto primo, non hanno voluto un euro. Punto secondo, mi ha detto questo camper è già stato rimappato per migliorare i consumi, perché per il peso che hai, che sei giusto e quant'altro, tira troppo, quindi non te lo vado a ritoccare. Punto 3, mi ha detto non c'è nessun problema, il camper è perfetto, mi ha fatto un azzeramento sulla centralina e basta. Cosa dire? Ringraziamo, speriamo che qualcuno che lavora qui veda il video. Di questo non so che dire, ci mettiamo in movimento, vado a fare il pieno e facciamo ora la prova sui chilometri se è migliorato qualcosa. Trovata la meta dove andiamo? Un sacco di pistacchio ci sarà in questo. Sono vuoto, ho già mangiata una, era vuota, c'era una lacrima. Vuoi farla vedere ai nostri follower? E poi gli diciamo dove li portiamo, cosa andiamo a visitare? Oh, aspetta che metto la lente di ingrandimento. Mamma mia. La foto era piena di pistacchio, proprio vero che il mercato vabbè. Siccome siamo in direzione centro/sud Italia, centro-sud, no centro, Roma è centro, dobbiamo andare a sud di Roma, quindi siamo ancora in centro. In mezzo abbiamo un po' di giorni liberi, prima di andare a fare l'ultimo upgrade a un Laicone. E quindi in questi giorni, strada facendo, partendo qua da Lugo, andando in giù, abbiamo visto che a più o meno a metà strada abbiamo Perugia, Assisi, che non l'abbiamo mai vista, l'Umbria, e cioè ci siamo passati ma senza fermarci, o meglio ci siamo fermati che abbiamo visitato Orvieto, che sta in Umbria. E quindi, visto che in tanti ci avete detto che l'Umbria è bella, andiamo a scoprirla assieme in questi giorni. Quindi all'avanscoperta dell'Umbria, Assisi, Perugia, e poi vediamo se c'è dell'altro, chiediamo consigli, cosa vedere e quant'altro. Mettiamo in moto e andiamo. Meglio, è già in moto il camper, andiamo direttamente. Iniziamo ad allontanarci dalla pianura, dall'Emilia Romagna, perché inizia a uscire a togliersi un po' di nebbia e a uscire un po' di tempo sempre nuvolo, ma vediamo un po' più distante, vediamo i camion laggiù adesso, ecco. Buona, siamo in viaggio, ragazzuoli. Volevamo andare anche a San Marino, però abbiamo visto che la temperatura è molto più bassa e poi devi salire, era il cucuzzoletto, bella sicuramente, ma no, darla su al freddo no. L'avevamo già vista San Marino, magari era da passare a fare il pieno che costa meno gasolio, ma non credo neanche più di tanto, ormai costa tutto uguale ovunque, centesimo più, centesimo meno. Niente, ci vediamo strada facendo, tanto è inutile che vi faccio vedere la strada che è sempre uguale. Facciamo così e ci vediamo a Perugia. E così, strada facendo, becchiamo 2 viaggiatori italiani con un Iveco di quelli fatti artigianali. Li salutiamo. Anzianotti? Ci hanno salutato facendoci i fari, io gli ho fatto le 4 frecce. È bello incontrare viaggiatori così ogni tanto. Lago artificiale di Monte d'Oglio. Siamo arrivati vicino a Perugia, giusto? Ci siamo fermati in un'area camper che si chiama, ora lo guardiamo su internet, al mio telefono, area sosta camper Perugia, l'unica che c'è. Stiamo camminando 3/4 d'ora a piedi, ma c'è il pullman qui sopra, quindi ora vediamo. Facciamo la notte perché sono 20 euro 24 ore.
perché sennò facevi 12 ore, 12 euro, però se poi stai un'ora in più paghi 20, quindi alla fine ho detto, beh, stiamo qua almeno tranquilli. C'è carico, scarico, corrente, docce, bagni, incluso nei 20 euro. E niente, ora ci prepariamo il pranzetto perché è l'ora. Carnina che abbiamo preso ieri, insalatina. Cosa fai, la pasta Pippo? Sì. Il monello. Che sei un monello, hai rovesciato tutto prima. Perché? Monello cattivo che non sei altro. Ciao ciao. Allora, ci vediamo dopo a pranzo. Direi che anche oggi il pranzetto non manca. Carne, insalatina e verdurine. Buon appetito a tutti. Intanto Jessica sta guardando perché ci sono tutti i camion che stanno girando qualche film dei tranquilli trasporti cinematografici. Dopo chiediamo. O comunque quel camion che c'è subito qua, bello da camperizzare. Io chiediamo Se lo danno, li lasciamo a casa su 4 ruote. Magari gli serve a loro. Con un impianto così. Altro che avere cisterne di gasolio. Cioè, ma sanno di cosa si sta parlando qua, ragazzi. Buona ragazzuoli, fatto il pranzetto, sistemato tutto. Abbiamo già fatto delle prenotazioni importanti. Ora andiamo, mettiamo il gilettino e usciamo. Andiamo a fare un giro in centro a Perugia. Che vabbè, ho chiesto al tizio qua, non è che c'è da guardare chissà cosa, cioè cose principali, classiche, cattedrali, vie principali e quant'altro. Pigliamo il bus e andiamo, o andiamo a piedi, ora vediamo. Allora, uscendo dall'area, praticamente fate il giro di sopra, venite sulla strada, c'è il benzinaio Esso e poi c'è il Kuwait. Alla Esso prendete i biglietti del pullman e poi uscendo dal piazzale qui a destra passa il pullman che ti porta in centro. Lettera G. E se venite qui a prendere i biglietti, allora noi 3 persone, andate e ritorno. Eccolo qua il pullman. E questo? No, questa è la lettera A. 9 euro. E in più non va per il centro. Hanno detto la lettera G. Grazie. E vi stavo dicendo, prendete la lettera G e vi porta in centro. 3 persone, andate e ritorno, 9 euro. E quando siete qui prendete anche un caffè con la crema, li chiedete, con la cremina. Spettacolo. Veramente, veramente buono. Stile quello di Napoli che ci avevano fatto bere i signori con la cremina. Metto una cremina, voi chiedete un espresso con la cremina e vedete che è una bomba. Loro non hanno preso niente. Ho appena preso un nocciolino. Anch'io avevo appena preso il caffè, ne ho preso una. Schizzo poi.